Io sono il dirigente di Polizia Penitenziaria Luisa Bonomo. Attualmente sono il vicecomandante del reparto di Polizia Penitenziaria della casa circondariale Antonio Lorusso Pagliarelli di Palermo. Sono nell'amministrazione penitenziaria da circa 15 anni, ho iniziato nel 2010 e sono stata per un periodo, quasi un anno, anche il comandante del Malaspina, del carcere minorile di Palermo. Ho iniziato in realtà la mia esperienza lavorativa nell'ambito penitenziario al carcere di Parma, dove mi occupavo principalmente di sicurezza, quindi comunque le traduzioni dei detenuti all'esterno dell'istituto, con incarichi relativi all'alta sicurezza e al 41 bis. Peraltro sono stata per un periodo anche, mi sono occupata per un periodo quasi esclusivamente di detenuti 41 bis, gestendo i reparti dalla sede centrale, mi occupo di gestire i reparti 41 bis di tutta Italia. Quindi diciamo che in 15 anni ho avuto modo di conoscere e gestire tipologie molto diverse di detenuti, dai minori alla massima sicurezza. Ho avuto anche un periodo di esperienza professionale negli uffici regionali, però lì mi occupavo di formazione del personale, quindi per un periodo ho fatto una pausa dall'occuparmi in maniera diretta dei detenuti. Al di là di quelle che sono le statistiche sulla recidiva, quindi quelle che sono insomma le percentuali che vengono effettivamente poi verificate sul ringresso in carcere, in base alla mia esperienza sicuramente il profilo più importante è il lavoro. Questo vale sia all'interno del carcere, chiaramente la richiesta maggiore, potrei dire alla pari dell'istruzione, però sicuramente più importante, ha un peso maggiore, chiaramente per una ragione insomma di guadagno. E questo vale anche al momento della dimissione, cioè il soggetto che riesce a reinserirsi nella società e per reinserimento appunto intendo trovare un'occupazione, al di là di legami familiari, di appoggi, di punti di riferimento che magari sono familiari o sociali. Sicuramente il trovare un'occupazione abbatte la recidiva. Questo, ripeto, in base alla mia esperienza, ma anche in base a quelle che sono le ricerche ultime. Anche credo nel 2023, l'ultimo studio che è stato effettuato proprio sulla percentuale di recidiva, i soggetti che erano stati dimessi dal carcere ed erano comunque ad una prima detenzione, che avevano poi trovato all'esterno un'occupazione lavorativa, c'è una percentuale di recidiva bassissima del 2%, a confronto di chi invece non ha trovato un'occupazione, una recidiva di quasi il 70%. Credo che siano queste, comunque ora magari con esattezza non sono questi numeri, però la proporzione è questa, credo 68%. Effettivamente poi quello che noi vediamo all'interno del carcere è un po' lo specchio di quello che poi accade fuori, però al momento della dimissione credo che questo sia amplificato. Ad esempio all'interno del carcere noi chiaramente proponiamo nell'ambito del trattamento penitenziario sia attività di istruzione e di formazione professionale, sia attività lavorative, quando un detenuto si trova a dover scegliere perché magari le ore impegnate sono concomitanti, sceglie ovviamente il lavoro. Anche per i soggetti che vengono comunque dimessi, e questo sulla base della mia esperienza pregressa, per esempio quando mi trovavo appunto a Parma, anche avendo modo di parlare con alcuni detenuti e chiedendo nel momento in cui mancavano magari 6 mesi alla dimissione quali potevano essere i loro bisogni, anche se poi non ce ne occupavamo noi chiaramente all'interno del carcere come polizia penitenziaria, però ci capitava insomma di fare dei colloqui con loro, e proprio al primo posto loro mettevano un lavoro. Infatti dicevano, dice la casa, poi sicuramente troverò dove andare a dormire, anche perché molto spesso magari c'è la Caritas, ci sono le strutture di accoglienza, magari anche tramite il contatto con i cappellani del carcere un posto dove andare a stare lo trovano, magari se non hanno famiglia, punti di riferimento, case, però per loro il problema principale è il lavoro. E poi chiaramente continuano con i loro bisogni, quelli magari più giovani esprimono il desiderio di fidanzarsi, sposarsi, fare una famiglia, però chiaramente è questo. Anche sulla base della tipologia di detenuti, escludendo appunto la fetta di criminalità fondata su associazioni appunto criminali,
la maggior parte dei casi, dei soggetti che delinquono per mancanza sicuramente anche di cultura, di legalità, quindi anche di istruzione e formazione, però sicuramente per mancanza di lavoro si trovano in canali che chiaramente li portano anche al guadagno facile, lo spaccio di droga e quant'altro. Io penso che fattori che possano anticipare sicuramente il reinserimento sociale, quindi comunque anche la buona riuscita del percorso penitenziario, che poi è l'obiettivo, insomma, della pena detentiva, altrimenti sarebbe fine a se stessa, può essere la prospettiva appunto di un lavoro, una prospettiva che magari il detenuto conosce prima della dimissione dall'istituto penitenziario, perché il momento in cui viene poi effettivamente dimesso spesso si trova spesato, quindi questo vale molto per gli stranieri ma anche per gli italiani. Il fatto di sapere già di avere un contatto all'esterno che possa appunto offrirgli un'opportunità lavorativa è sicuramente già un fattore che garantisce maggiore risultato rispetto al trattamento che abbiamo fatto all'interno del penitenziario e abbatte la possibilità di recidiva. Però secondo me in questo è importante, oltre al lavoro che noi, tutti gli operatori penitenziari facciamo all'interno, che ci sia magari anche una figura di raccordo che possa essere anche al di là appunto del funzionario giuridico pedagogico, dell'assistente sociale, qualche figura che possa accompagnare, prendere contatti, informare. Questo secondo me è importante. Al di là di quelle che poi sono i canali, le opportunità che il soggetto in fase di dimissione poi trova al di fuori del penitenziario, va comunque preparato un po' il terreno ed è quello che poi noi facciamo quotidianamente, tutti gli operatori all'interno del carcere. Sicuramente uno dei fattori su cui si punta di più, oltre anche alle opportunità lavorative all'interno dell'istituto, che servono anche ad educare il detenuto proprio al concetto di lavoro, perché magari molti non hanno mai avuto questa opportunità, motivo per cui hanno preso strade un po' deviate. E però l'istruzione che viene offerta è sicuramente uno dei fattori su cui si punta di più, istruzione di base perché alcuni ne sono proprio carenti e non parlo solo degli stranieri, ma anche formazione professionale per dare appunto le competenze che poi magari possono essere spese al di fuori. E poi grande supporto, perché come dicevo prima, un aspetto che molto spesso manca in fase di dimissione, dopo, ma anche all'interno dell'istituto si cerca di darlo il più possibile, è proprio il supporto alla persona, supporto che viene dato a 360 gradi, da insegnarle il rispetto delle regole, che magari è qualcosa che facciamo più noi che ci occupiamo di sicurezza, a proprio un supporto che possa essere quello del funzionario giuridico pedagogico, la figura del vecchio educatore, così come la presenza del cappellano, molto spesso anche il profilo della religione è un supporto importante per molti detenuti, del cappellano o comunque dei ministri di culto che loro richiedono, perché chiaramente le religioni sono tante all'interno dell'istituto, sono tutti fattori. E poi non ultimo il contatto con la famiglia, chiaramente chi non è privo. Cerchiamo di incentivare il contatto con la famiglia o a volte di recuperarlo. Questi sono gli elementi che preparano un po' il terreno per rieducare, risocializzare questi soggetti che hanno un po' perso la retta via sicuramente. Se penso in concreto a casi di soggetti che ce l'hanno fatta, per dirla così, allora io chiaramente mi occupo principalmente di quello che accade all'interno del carcere, non mi occupo di esecuzione penale esterna, quindi effettivamente poi non conosco le storie dei soggetti quando vengono dimessi, però è capitato insomma di conoscere le storie del dopo carcere, soggetti che effettivamente non hanno più fatto ingresso in istituto. La chiave di questo successo sicuramente del trattamento è stato sì un supporto che senza soluzione di continuità dall'interno del carcere all'esterno, quindi magari delle figure che hanno supportato. Faccio anche io molto spesso
il riferimento anche al cappellano, che magari è la persona che ha assistito da un punto di vista spirituale, ma anche materiale a volte, il detenuto all'interno del carcere, e poi lo ha seguito, magari gli ha dato ospitalità poi all'esterno quando è stato dimesso. Faccio questo esempio perché secondo me è emblematica appunto la necessità di una figura che segue il detenuto e che possa appunto informarlo, supportarlo, procurargli sicuramente un'abitazione. E poi i casi di chi ce l'ha fatta sono i soggetti che magari hanno iniziato delle attività lavorative all'interno del carcere. C'era per esempio il caso di un pastificio che aveva fatto un percorso professionale all'interno del carcere, poi ha assunto un paio di detenuti quando sono stati dimessi, hanno iniziato magari in articolo 21 e poi sono stati assunti, e queste persone, che io sappia, non hanno più fatto ingresso in carcere. Ma adesso, volendo immaginare di conoscere qualcuno, di avere qualcuno di molto vicino che magari si è trovato nell'ambito del circuito penitenziario e magari sia in fase di dimissione, potrei immaginare di dargli dei consigli, innanzitutto di sfruttare al massimo quelle che sono le opportunità che vengono date all'interno del carcere, perché il trattamento penitenziario è qualcosa di concreto, quindi di chiedere proprio, perché comunque i detenuti chiedono di partecipare, e al di là che è impossibile chiaramente accontentare tutti nello stesso momento, però le opportunità sono tante, quindi di chiedere di partecipare ai corsi di formazione che vengono proposti, chiaramente di cercare di fare anche una revisione critica, perché quello è molto importante. Dico, al di là di quello che viene offerto, uno degli elementi fondamentali su cui si punta anche all'interno del carcere, altrimenti veramente il carcere sarebbe un contenitore privo di significato, è quello di fare anche una revisione critica sull'errore che è stato commesso, quindi qualcosa che si affida anche alla persona. Questo è un consiglio che darei personalmente. E poi quello più che un consiglio sarebbe un auspicio, appunto, di trovare qualcuno, di affidarsi insomma sicuramente a qualcuno che possa accompagnarlo principalmente, sì, magari continuare a studiare se ha intrapreso degli studi all'interno del carcere, o sicuramente cercare un lavoro che sia nell'ambito della legalità. Quello è il consiglio principale.